Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Algolider Siar Pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Algolider? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Algolider durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Algolider? Algolider è un farmaco a base del principio attivo nimesulide, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico altri farmaci antinfiammatori e antireumatici, non steroidei. È commercializzato in Italia dall'azienda Siar Pharma SRL. Algolider può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni. Algolider os granulare 30 bustine 100 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Siar Pharma SRL. Ricetta. RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe A. Principio attivo. Nimesulide. Gruppo terapeutico. Analgesici FANS. Forma farmaceutica. Granulato. Indicazioni. Trattamento del dolore acuto, vedere 4, 2. Dismenorrea primaria. Nimesulide deve essere prescritto solo come trattamento di seconda linea. La decisione di prescrivere nimesulide deve essere basata su una valutazione dei rischi individuali complessivi per il singolo paziente, vedere 4, 3 e 4, 4. Posologia. Per ridurre gli effetti indesiderati deve essere utilizzata la dose minima efficace per il minor tempo possibile. La durata massima di un trattamento con nimesulide è 15 giorni. Algolider deve essere usato per il minor tempo possibile in base alle esigenze cliniche e comunque per non oltre 15 giorni. Adulti. Granulato per sospensione orale. 100 mg 2 volte al giorno dopo i pasti. Anziani. Nei pazienti anziani non occorre ridurre la dose giornaliera, vedere 5, 2. Bambini, 12 anni. Algolider è controindicato in questi pazienti, vedere anche 4, 3. Adolescenti, da 12 a 18 anni. Sulla base del profilo cinetico negli adulti e delle caratteristiche farmacodinamiche di nimesulide, non è necessario modificare la dose in questi pazienti. Insufficienza renale. Sulla base della farmacocinetica, non è necessario modificare la dose nei pazienti con insufficienza renale da lieve a moderata, clearance della creatinina 30, 80 ml/min. Algolider è invece controindicato in caso di insufficienza renale grave, clearance della creatinina 30 ml/min, vedere 4, 3 e 5, 2. Insufficienza epatica. L'uso di Algolider è controindicato in pazienti con insufficienza epatica, vedere 4, 3 e 5, 2. Controindicazioni. Ipersensibilità a nimesulide o agli eccipienti. Precedenti reazioni di ipersensibilità, per esempio, broncospasmo, rinite, orticaria, polipi nasali, in risposta all'acido acetilsalicilico o ad altri farmaci antinfiammatori non steroidei. Precedenti reazioni epatotossiche alla nimesulide. Esposizione concomitante ad altre sostanze potenzialmente epatotossiche. Alcolismo, dipendenza da droghe. Storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o storia di emorragia/ulcera peptica ricorrente, 2 o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento. Emorragie cerebrovascolari, altre emorragie o patologie emorragiche in corso. Disturbi gravi della coagulazione. Scompenso cardiaco grave. Insufficienza renale grave. Insufficienza epatica. Pazienti con febbre o sintomi influenzali. Bambini al di sotto dei 12 anni. Terzo trimestre di gravidanza e allattamento, vedere 4, 6 e 5, 3. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati usando la dose minima efficace per il minor tempo possibile che occorre per controllare i sintomi, vedere 4, 2, e comunque per non oltre, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Altri farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS. L'uso concomitante di Algolider con altri farmaci antinfiammatori non steroidei, compreso l'acido acetilsalicilico somministrato a dosi antinfiammatorie, 1 g per singola somministrazione o, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Algolider insieme ad altri farmaci come acido acetilsalicilico Angelini, acido acetilsalicilico DOC generici, acido acetilsalicilico più acido ascorbico COP, acido acetilsalicilico EG, acido acetilsalicilico CRK, compressa gastroresistente, acido acetilsalicilico LFM, acido acetilsalicilico Milan, acido acetilsalicilico Sandoz, acido acetilsalicilico Teva Italia, algopirina, alka-effer, antiriumina, ascriptin, aspirina ACT dolore infiammazione, aspirina C, aspirina, compressa, aspirina dolore infiammazione, aspirina Efferv. Più vitamina C, granulato, aspirina influenza naso chiuso, aspirina rapida, aspirinetta, cardioaspirin, cardioral, carin, clopidogrel acido acetilsalicilico Milan, coumadin, duopladin, euspiflu, frobeflu, istantal, neonisidina C, neonisidina, symptom, vivin C, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Algolider durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Algolider durante la gravidanza e l'allattamento? L'uso di Algolider è controindicato nell'ultimo trimestre di gravidanza, vedere 4.3. Come per gli altri FANS, l'uso di Algolider non è consigliato nelle donne che cercano una gravidanza, vedere 4.4. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti di Algolider sulla capacità di guidare o usare macchinari. Tuttavia, i pazienti che soffrono di capogiri, vertigini o sonnolenza dopo aver assunto Algolider dovrebbero astenersi dal guidare o usare macchinari. Effetti indesiderati. Il seguente elenco di effetti indesiderati si basa sui risultati di sperimentazioni cliniche controllate, su circa 7.800 pazienti, e sui dati di farmacovigilanza. I casi riportati sono classificati come molto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I sintomi associati a sovradosaggio acuto dei FANS si limitano di solito a sonnolenza, torpore, nausea, vomito e dolori epigastrici, generalmente reversibili con terapia di supporto. Si possono manifestare emorragie gastrointestinali. Si possono manifestare anche, sia pur raramente, ipertensione, insufficienza renale acuta, insufficienza respiratoria e coma. Dopo ingestione di FANS a dosi terapeutiche sono state riportate reazioni di anafilassi, che si potrebbero manifestare anche dopo sovradosaggio. In caso di sovradosaggio da FANS i pazienti vanno gestiti con terapie sintomatiche e di supporto. Non esistono antidoti specifici. Non sono disponibili informazioni sull'eliminazione di nimesulide tramite emodialisi. Dato il suo grado elevato di legame alle proteine plasmatiche, fino al 97,5%, è improbabile che la dialisi risulti utile in caso di sovradosaggio. L'emesi o il carbone attivo, da 60 a 100 G negli adulti, o i catartici osmotici possono essere indicati, se somministrati entro 4 ore in pazienti con sintomi da sovradosaggio o che hanno assunto elevate dosi di nimesulide. La diuresi forzata, l'alcalinizzazione delle urine e l'emodialisi o l'emoperfusione possono non risultare utili a causa del legame elevato con le proteine. Occorre monitorare la funzionalità renale ed epatica. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Farmaci antinfiammatori/antireumatici non steroidei. Codice ATC. M01AX17. Algolider è un farmaco antinfiammatorio non steroideo con proprietà analgesiche e antipiretiche che agisce inibendo l'enzima cicloossigenasi che sintetizza le prostaglandine. Proprietà farmacocinetiche. La nimesulide viene ben assorbita dopo la somministrazione orale.
Dopo una dose singola di 100 mg di nimesulide, negli adulti si raggiunge il livello massimo nel plasma di 3-4 mg/L, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non evidenziano particolari rischi per l'uomo sulla base degli studi convenzionali di farmacologia sulla sicurezza, tossicità di dosi ripetute, genotossicità e potenziale oncogeno. Negli studi di tossicità, elenco degli eccipienti: 100 mg granulato per sospensione orale. Saccarosio, maltodestrine, acido citrico, aroma di arancio. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di algolide a base di nimesulide sono algimesil, Aulin, compressa, granulato, Domes, Efridol, Isodol, Ledoren, nimesulene, nimesulide almus, nimesulide alter, nimesulide big, nimesulide doc generici, nimesulide G, nimesulide git, nimesulide Milan generics, nimesulide pensa, nimesulide ratiofarm, nimesulide sandoz, sulidamor. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.